Durante le giornate di lavoro come pilota di droni o videomaker può capitare di aver bisogno di ricaricare le batterie più volte durante la giornata. Ma cosa succede se non hai una presa di corrente in cui caricare le batterie? Oggi ti faccio vedere alcune soluzioni, dalla più economica alla più costosa, che puoi attuare per ricaricare le batterie in campo. Ciao, sono dall'Alto Simone Bergamasco e sono un pilota di droni professionista e un videomaker. Oggi ti faccio vedere le mie soluzioni per caricare le batterie in campo che mi hanno salvato diverse volte. In questo modo, durante una giornata di lavoro, posso ricaricare le batterie più volte senza aver bisogno di una presa di corrente. Per i miei strumenti utilizzo power bank più o meno grandi per telefono, videocamere, batterie delle videocamere e batterie dei droni, che necessitano di molta più energia. Tutti noi amanti dell'elettronica, dei droni e videomaker conosciamo i power bank. Questo è il mio power bank acquistato nel 2020 e che tuttora funziona nel 2024. Questo power bank in particolare non è più disponibile su Amazon, ma adesso vediamo alcuni modelli che ho trovato interessanti che puoi acquistare direttamente su Amazon. Questa è la mia lista di prodotti consigliati che potete trovare nel link in descrizione e ho trovato 3 power bank che trovo adeguati e affidabili. Ci sono buonissime recensioni, qui 3007, 490 e 20.000 recensioni, tra 33, 36 e 26. Vediamo quindi i dettagli di questi powerbank. Powerbank wireless da 26.800, buono il prezzo, 33 euro, buone le recensioni. Abbiamo ingressi da 5 volts a 12 ampere e 2 input, una vecchia USB modello vecchio e la USB-C. E inoltre anche la ricarica wireless, un indicatore di quanta carica ha, e insomma è abbastanza buono. Il secondo invece sono 30.000, quindi un pochino più di capacità, 490 voti, ottimo. E abbiamo una ricarica USB 3, due ricariche USB 2, un in e due in, due input. Adesso c'è anche un coupon al 30%, ottimo. Io qui monitoro anche l'andamento dei prezzi. 4 uscite e 3 ingressi, ottimo anche questo. 36 euro per 30.000 mAh, 3 euro in più può anche andare bene. L'ultimo 26.800 è, diciamo, una via di mezzo, anzi è uguale al primo 26.800, 26 euro, il prezzo è un pochino più basso e c'è anche un coupon del 10%. Questa è più fine, con una vecchia USB per la ricarica, 2 ingressi per cavetto della Apple Lightning, una USB-C e 3 porte USB. Questa USB-C funziona sia da in che da out solitamente. In out, sì, come si può vedere. Micro USB, Lightning, USB-C, input e output, USB 3. In questo caso questa e questa sono ad alta velocità perché c'è l'icona del fulmine. Compatto quanto un iPhone e fine. Questo è molto fine, 20.000 voti e 4 stelle e mezzo, molto buono, molto buono. Questi sembrano più spessi. Questi sembrano più spessi di pochino. Questo sicuramente è quello più spesso, più largo. Quindi se io dovessi scegliere fra questi tre, prenderei questo da 26 euro, che è più fine, con capacità 26.800, ha 2 output ad alta velocità, e sì, prenderei questo. Anche questo è in e out, alta velocità, praticamente è molto molto simile. L'unica cosa è che questo qua è un pochino più fine, questo è più fine e questa ha una capacità maggiore. Se dovessi pensare alla capacità, prenderei questo a 36 euro
30.000 mAh. Se dovessi pensare al prezzo, prenderei questo a 26, che qui c'è un coupon 10%, qui c'è un coupon 30. Vabbè, nel momento in cui ti faccio vedere il video c'è questi sconti, però magari nel link in descrizione vai a vedere effettivamente questi prodotti, a quale prezzo sono arrivati nel momento in cui guardi il video. Se poi questi non sono più disponibili, vai nel link comunque in descrizione e trovi i prodotti consigliati che io mano a mano aggiorno. Oltre ai prodotti diretti e alla lista dei prodotti consigliati, ti faccio conoscere anche il mio gruppo Telegram, dall'alto droni e videomaking, in cui pubblico le offerte che trovo nel tempo. Offerte che sono aggiornate e pubblico solo le migliori che trovo. Vai anche per questo nel link in descrizione e iscriviti al canale Telegram per rimanere aggiornato sui prodotti che trovo e gli sconti sui prodotti interessanti. In passato, quando utilizzavo droni più piccoli come il DJI Mini 2 o il Mini 3, il Mini 4, questi droni riuscivo a caricare una batteria anche con questo power bank da 20.000 mAh. Mi ha salvato anche su diversi lavori come videomaker, perché ricaricavo le batterie anche quando non avevo una presa di corrente. Però devo dire che comunque avere la presa di corrente è stato molto importante sui lavori come i matrimoni, che dovevo ricaricare le batterie più volte e quindi andavo a usare la presa di corrente visto che c'erano a disposizione. Mentre per quanto riguarda lavori più grossi come ispezioni termiche e fotogrammetria con droni come il Matrice 210, il Matrice 30T o anche questo, il Mavic 3 Enterprise, quando avevo bisogno di ricaricare le batterie, prima di avere questa dovevo andare nei bar e ricaricare le batterie per proseguire con il lavoro. Mentre adesso con questa Power Station ho la possibilità in campo di ricaricare le batterie più volte. È la DJI Power 1000, è un power bank enorme che mi permette di ricaricare le batterie dei droni durante i lavori più complessi e le giornate più lunghe. Per chi non conosce il Matrice 30, è questo il drone che utilizzo per la ricerca e soccorso e ultimamente anche per ispezione termica sugli impianti solari. Sono appena atterrato col Matrice 30T a conclusione di un lavoro su questo impianto fotovoltaico. Prima utilizzavo il Matrice 210, che è ancora più grosso e ingombrante, però ho dovuto comunque cambiare per rispettare le norme, per avere più leggerezza e versatilità, e quindi adesso sto utilizzando il Matrice 30T. Mentre il Mavic 3 Enterprise è specifico per la fotogrammetria perché supporta la correzione RTK e ha lo shutter meccanico che garantisce precisioni centimetriche sui rilievi da fare. Quindi la DJI Power 1000 è un grosso power bank prodotto dalla DJI che mi permette di ricaricare velocemente le batterie. Naturalmente più batterie ci collego e più questo power bank erogherà energia e si scaricherà velocemente. Perché utilizzo la DJI Power 1000 invece di un generatore? Perché semplicemente il generatore produce rumore e gas di scarico e quindi posso utilizzarla solo in esterna, mentre la Power 1000 mi dà la possibilità di mettere in macchina sia la Power Station che le batterie per poter ricaricare senza aver bisogno di accendere un motore a combustione. Questa quindi è fondamentale per lavori grossi come per esempio le ispezioni termiche e la fotogrammetria, che siamo lontano magari anche da strutture in cui poter ricaricare le batterie. Quando ho necessità di fare tanti voli per lavori tecnici o anche per lavori di videoproduzione, devo poter ricaricare le batterie mentre mi sposto in macchina o direttamente sul campo di lavoro. Questo power bank enorme ha uno schermo LCD in cui poter visualizzare le informazioni di carica residua e diverse altre informazioni che adesso non si vedono. Presenta qui un output AC con 2 Schuko, qui lo sportellino che copre la possibilità di ricaricare, qui c'è l'ingresso per ricaricare la power bank, la power station. Questo è un pulsante a interruttore in cui posso selezionare
la velocità di ricarica della Power Station sia a 600 watt o a 1200 watt. Qui ci sono due output, quindi USB-C e USB tradizionale, che supportano tutte la ricarica rapida ad alta velocità, e qui poi ci sono le SDC per collegarci i pannelli solari per ricaricare la Power Station. L'opzione dei pannelli solari è utile se siamo lontani da fonti di energia, per esempio se facciamo lunghi viaggi in posti remoti. La DJI Power 1000 si chiama proprio 1000 perché ha una capacità totale di 1024 Wh. Questa Power Station ha delle funzionalità intelligenti e una gestione autonoma della carica e degli output e input della carica. È anche molto silenziosa perché raggiunge un picco di 23 decibel di sonorità. Questo permette la ricarica senza dar fastidio a nessuno. Mi sono trovato molto bene sull'ultimo lavoro che ho fatto, è stato sufficiente per il lavoro, avevo da fare una ispezione termica su un impianto fotovoltaico e quindi questa mi ha garantito la ricarica. Arrivata allo zero poi si è spenta da sola e ho potuto ricaricarla a casa. Qui nella barra arancione può mostrare sia il tempo di ricarica che ci mette per ricaricare, sia il tempo residuo fino alla completa scarica della carica residua. Ricaricare le batterie in campo durante il lavoro per me è stato fondamentale su diversi lavori, sia che sia lavori da videomaker sia quelli da pilota di droni. In alcuni casi questa è molto ingombrante, non si può utilizzare come lavori molto dinamici, ma se abbiamo una macchina o un furgone questa la consiglio da mettere comunque in macchina o in furgone. L'unica cosa da fare attenzione è che è molto delicata, le plastiche si graffiano facilmente. Ah, ma hai visto che la Power 1000 ha anche la borsa protettiva? L'hanno pensata bene a farla così bella, no? E fragile anche esternamente, che così vendono anche la borsa. Anche il cavo di ricarica bisogna sempre tenerlo in una scatola perché non c'è il suo posto apposta. Infatti DJI mette anche in vendita una borsa aggiuntiva di trasporto a 99 euro. Io la consiglio anche se è una spesa in più, ma comunque per mantenere la scocca esterna in buone condizioni è consigliata. Anche per trasportare il suo cavo di ricarica che senza avere la borsa non è possibile trasportare, e questa è una cosa che ho trovato scomoda, sia la delicatezza della scocca esterna che la mancanza di un posto dove mettere il cavo di ricarica. Adesso tutte queste batterie sono cariche, ma vediamo appunto se io la accendo quali informazioni mi dà e cosa vediamo sullo schermo. Tengo premuto, al contrario dei sistemi di accensione dei droni, tengo premuto e la Power Station si accende. Come puoi vedere qui già le batterie di Avatar si sono accese perché c'era una batteria caricata a metà. Le batterie di Mavic 3 Enterprise sono tutte cariche, quindi si è acceso il caricabatterie ma non sta caricando queste batterie. Poi premo qui e accendo anche l'asciugo a 50 Hz che mi sta caricando le batterie del Matrice 30T. Anche queste batterie sono cariche perché avevo ricevuto una richiesta di intervento per la ricerca di un animale disperso e quindi anche queste sono tutte cariche. E come puoi vedere qui c'ho praticamente l'output di queste batterie, mi fa vedere quanto sta caricando. Al contrario di quello che ho detto adesso, qui vediamo che le batterie del Matrice 30T sono entrate in carica, mi sta caricando queste due per portarle al 100% e la batteria sta erogando 434 circa di watt con una durata stimata di 130 minuti. Quindi questa in circa 2 ore si scarica se ricarico le batterie di Avatar e le batterie di Matrice 30 a questa velocità. Naturalmente se cambia la velocità cambiano le batterie da metterci. Qui viene aggiornato il conteggio della carica residua e il conteggio di quanto output mi sta erogando. Vediamo che è attiva l'asciugo e la USB-C. Se io ci aggiungo altre prese, quindi altri dispositivi in carica,
qui si vedrebbe anche l'icona della USB. Un'altra cosa interessante è che questa Power Station funziona anche come gruppo di continuità nel caso che abbia dei dispositivi che devono rimanere accesi. Nel momento in cui non arriva più l'alimentazione dalla rete, la Power 1000 funzionerà da UPS, quindi ricaricherà senza interruzioni, alimenterà senza interruzioni i dispositivi connessi. Posso pensare a computer, server, hard disk, ma anche dispositivi salvavita che devono mantenere la propria funzionalità nel tempo. Se io vado a collegare quindi la batteria a un generatore, in questo caso, o direttamente all'energia fissa, diciamo, a una presa di corrente, la batteria si comporterà come un gruppo di continuità. In questo caso l'input della batteria, che in questo caso è completamente carica, non viene caricata la batteria, ma l'energia viene direttamente erogata per la carica delle batterie. Nel momento in cui la corrente viene a mancare, la batteria funziona come quindi un gruppo di continuità, continua a alimentare i dispositivi senza alcuna interruzione, potendo garantire la continuità. La ricollego, la batteria è completamente carica e viene erogata l'energia per i dispositivi connessi invece della carica della batteria. Se la batteria fosse scarica, la corrente in ingresso viene sia utilizzata per alimentare i dispositivi connessi che per ricaricare la batteria. Le celle sono molto resistenti e capaci e possono raggiungere fino a 4000 cicli di ricarica. Questo consente un utilizzo anche di 10 anni di questa Power Station. Tutto il sistema di gestione interno della temperatura e della carica della batteria è molto intelligente. Grazie a una gestione accurata della temperatura con 11 sensori, la Power 1000 riesce a autogestirsi e raffreddarsi per mantenere la carica dei dispositivi fino a un massimo di 40 gradi. Le ventole di raffreddamento della Power Station sono accese, però ragazzi è silenziosissima. Raggiunge un picco di 23 decibel di sonorità. Questo permette la ricarica senza dar fastidio a nessuno. Naturalmente più eroga energia, più ricarica la batteria, più esce l'output e più le ventole vanno veloci per garantire la stabilità delle celle di questa batteria. Proviamo a staccare tutto. Come puoi vedere l'output è a 0, la batteria è piena, ci sono le ventole che raffreddano ma non sta caricando la batteria. Se provo a spegnerla non si spegne perché è collegata alla corrente. Io stacco la carica, la batteria è piena, in questo caso tengo premuto e la spengo. E anche le ventole si sono fermate, completamente silenziosa e autogestita. Quindi se hai un drone piccolo o dell'attrezzatura come la fotocamera da ricaricare durante la giornata di lavoro, ti consiglio un power bank che va dai 20.000 ai 35.000 mAh. Ci sono anche power bank da 50.000 mAh, ma effettivamente il costo va troppo in alto e consiglio comunque di aggirarsi tra i 35 e i 45 euro per il power bank, che va quindi dai 20.000 ai 35.000 e un pochino più di mAh. Mentre per piloti di droni professionisti che hanno bisogno di attrezzature da portare in macchina o furgone, come attrezzature importanti come il Matrice 350, il Matrice 30, tutti i droni importanti che hanno bisogno di un furgone o di una macchina, consiglio di dotarsi di un generatore o comunque della Power Station Power 1000. Il vantaggio di avere la Power 1000 è che puoi ricaricare le batterie anche durante gli spostamenti e non solo con una base fissa e mettere il generatore sul campo. È comunque un'opzione consigliata per contenere i costi, perché comunque un generatore costa meno, però lo devi tenere acceso e fisso nel campo e quindi fa rumore, produce gas di scarico e non puoi ricaricare le batterie mentre ti sposti. Mentre con la Power 1000 la puoi ricaricare
con la presa di corrente o con i pannelli solari direttamente sul campo e poi caricare le batterie anche durante gli spostamenti. Questo è il vantaggio di avere la DJI Power 1000. A livello di ingombro e di peso la sconsiglio perché è molto pesante e ingombrante, però ripeto, se si ha una macchina e si fanno operazioni di un certo livello, allora questa è consigliata. Ci sono power station DJI anche più piccole, in questo caso meno spazio e capacità e meno peso potrebbero essere un vantaggio in alcuni casi. Sul sito della DJI si possono trovare anche ulteriori informazioni e ti ho parlato di questa Power 1000 perché effettivamente è quella che utilizzo io sul campo per ricaricare i droni durante il lavoro. In descrizione puoi trovare il link per l'acquisto della Power 1000. A parer mio, ogni pilota e videomaker dovrebbe avere dei power bank per ricaricare le batterie durante le giornate di lavoro o quantomeno avere degli alimentatori da poter collegare alle prese di corrente ma che supportano la carica ad alta velocità, come in questo caso l'alimentatore del DJI Mavic 3 Enterprise. Ultimo consiglio che ti do è non farti venire la voglia di comprare attrezzature costose solo perché te le faccio vedere io, perché comunque dietro quello che faccio io ci sono tanti investimenti, tanti sacrifici, tanti compromessi anche tra clienti e offerta, quindi non è tutto rose e fiori. Mi raccomando, non prendere come oro colato quello che ti faccio vedere questa roba solo perché ho la possibilità di farla vedere, la utilizzo per lavoro e però è frutto di investimenti e sacrifici che difficilmente posso anche raccontarvi qui sul canale. Io sono dall'Alto Simone Bergamasco, pilota di droni professionista e videomaker. Se ti interessano i droni, il videomaking e il marketing, iscriviti a questo canale. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete domande fatelo nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.